Quello che andrete a vedere oggi non sarà né una recensione né un tutorial. E allora che ci fai vedere? Sto cazzo! Sono buono perché l'hanno appena iniziato. Svolta a sinistra e prendi via delle Pinete SP601. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di car tablet dedicati per le nostre Nissan Qashqai J11 e lo facciamo con questo prodotto della Esure con display da 10.1 pollici, matrice IPS e risoluzione 1280x720. Utilizza un processore Cortex A55, un octa-core con 1.6 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage RAM DDR3. Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, connessione Wi-Fi, quindi tramite hotspot, o possiamo utilizzare una SIM dati 4G. Per quanto riguarda il cablaggio di questo car tablet, documentatevi perché insieme alle istruzioni c'è una lista di moduli CAN bus. Nello specifico, nelle nostre Nissan Qashqai possiamo scegliere o il simple o il race. Dipende dall'autoradio che monta. Il race sarà utilizzato per le autoradio basi, mentre il simple è utilizzato per l'infotainment con display da 7 pollici. Ovviamente cambia anche la parte dei connettori, ok? Perché l'autoradio base monta dei connettori differenti rispetto all'infotainment da 7 pollici. Vi consiglio di contattare prima il venditore, magari mandate una foto dell'autoradio della vostra vettura per essere sicuri di non sbagliare. Il prodotto è acquistabile su ebay.de, quindi spedizione dalla Germania, nessuna dogana, costo circa 230 euro compresa la spedizione con corriere espresso. Insieme alla cavetteria mi è stato mandato anche un modulo DAB+, che andremo ad installare oggi. Vi faccio vedere il contenuto delle due confezioni che arrivano dopo la sigla. Cavetteria completa di modulo CAN bus. Adattatore per poter sfruttare le telecamere a 360 gradi, 2 prese USB supplementari, adattatore per la USB sotto il bracciolo, RCA per poter collegare un amplificatore o un subwoofer e la possibilità di inserire una SIM dati, un'antenna GPS con base adesiva, un'antenna 4G sempre con base adesiva, abbiamo anche un microfono esterno, un giravite con delle vitarelle in dotazione per poter andare a fissare il display sulla cover. Poi abbiamo il manuale di uso e manutenzione in inglese e in tedesco e qui abbiamo, come dicevo, l'esempio dei moduli CAN bus. C'è scritto tutto. Posteriormente abbiamo il connettore di alimentazione, abbiamo i vari connettoni per le RCA, connettore piccolino per la ventolina, antenna 4G, antenna GPS, antenna AM FM, e questo è il comparto dissipazione. La rifinitura di questo car tablet tra virgolette economico non è male, anzi forse meglio di tanti altri car tablet molto più costosi.
Per quanto riguarda il modulo DAB che mi è stato inviato insieme al card tablet, vi faccio vedere come va collegato. Abbiamo una presa USB di tipo C e l'attacco per l'antennina DAB, eccolo qua, e questo va collegato ad una presa USB libera 4 pin e lo colleghiamo qui. A questa presa USB andiamo a collegare il modulo DAB in questa maniera, poi mettiamo un po' di nastro isolante. Nella confezione troviamo l'antenna dedicata, ok? Quindi se non avete l'antenna da recuperare sulla vostra vettura potete utilizzare anche questa qui. Per sfruttare l'antenna DAB della mia Nissan Qashqai ho bisogno di questo adattatore, ha lo stesso attacco del modulo ma nella parte posteriore vedete che c'è l'attacco SMA, quindi avremo bisogno di un altro adattatore FRAGRA da collegare all'antenna DAB e avvitarlo a questo adattatore, così possiamo sfruttare il modulo DAB+. Per far passare l'adattatore per la SIM possiamo sfruttare questo canale che c'è qui, basta togliere il cassetto in quanto c'è una fessura, corrisponde al cassetto portaoggetti. Una volta che abbiamo collegato tutta la cavetteria, e per fare ciò ragazzi ci possiamo aiutare anche dalla brochure che troviamo all'interno del pacco, dove c'è scritto ogni connettore cosa è, a cosa serve, dove va collegato. Prima di inserire il tutto però verifichiamo che le telecamere funzionano correttamente. Cosa importantissima, se scollegate i due cavetti che alimentano il climatizzatore e le spie dell'airbag, non accendete il quadro perché altrimenti vi rimane in memoria l'errore, poi dovete andare presso l'officina Nissan per farvelo rimuovere. Tanto vediamo pure se si accende il tablet, ecco, già è qualcosa di positivo. Nessun segnale, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ragazzi, sono proprio un pirla, è ovvio che non funziona, non ho collegato il connettore. Andiamo bene. La vecchiaia incombe, il rincoglionimento anche, eccolo qui. Riproviamo. Inseriamo la retro e come per magia adesso funzionano le telecamere. Altra cosa che mi dimenticavo, prima di andare a fissare il card tablet dovete inserire questi fermi in metallo, 1, 2, 3 e 4 fermi in metallo. Potete anche rimuoverli dal vecchio connect che avete sulla vostra Nissan. Quindi a questo punto io però andrei prima a fissare la parte questa sotto, vedete ha delle guide, delle scanature che vanno all'interno di questi fori, in questa maniera faccio scivolare dentro il tablet e lo aggancio perché altrimenti non viene bene. Eccolo, così avete sentito, fa lo scatto e abbiamo un blocco unico come se fosse un Dasaita. A tal proposito volevo dire che ovviamente sono migliori le scocche intere in quanto non si vede la differenza di colore. Qui sotto ragazzi c'è il pezzettino di plastica che va, ecco, va inserito prima di andare a spingere dentro l'autoradio, ok, poi va inserito dentro la parte installazione ultimata. Come avete visto il tablet rimane un po' distanziato dal cruscotto, dalla presa d'aria, circa un dito e qualcosa. A me personalmente non piace, preferisco più i card tablet che vanno a filo del cruscotto, però ripeto, a qualcun altro magari può piacere. Il tablet in questa maniera rimane un po' più verticale. Andiamo a vedere ad ora le caratteristiche principali, come funziona questo card tablet della Esure. Una volta inserita la SIM ragazzi, per farla leggere dobbiamo riavviare il card tablet. Basta fare uno swap dall'alto verso il basso, vedete qui c'è questo menu rapido e qui c'è l'icona dove c'è scritto riavviare. Clicchiamo qui
e il tablet viene riavviato. Questo è il launcher del Car Tablet, poco personalizzabile perché possiamo personalizzare solo le icone qui sotto. Tenendo premuta quelle che vogliamo andare ad impostare, vedete, possiamo scegliere quale andare ad inserire di tutte le applicazioni che abbiamo installate. Questa è la radio FM, rimane tale. Questo è il GPS, quindi Maps, e rimane tale. Qui abbiamo il widget per andare ad ascoltare qualsiasi fonte audio. In questo caso stiamo ascoltando MP3, vedete? Quindi qualsiasi fonte audio che andiamo ad ascoltare poi la ritroviamo in questo widget, anche la radio DAB. Qui abbiamo sempre la mappa e queste icone, abbiamo l'ora e la data. Qui abbiamo praticamente il Bluetooth, andiamo a vedere i dispositivi accoppiati, la rubrica che ancora non ho scaricato, la ricerca, telefonate effettuate o ricevute, musica Bluetooth, quindi le playlist del nostro telefonino quando siamo collegati con il Bluetooth, e le impostazioni: nome dispositivo CAR 8105, PIN di accoppiamento 40, risposta automatica, eccetera eccetera. Quindi abbiamo tutte le impostazioni del Bluetooth. Qui troviamo tutte le applicazioni installate o installabili nel Car Tablet. Da qui andiamo nelle impostazioni del dispositivo, dalla navigazione alla voce, al volume, dispositivo, generale, inverso, sistema e fabbrica. Molto importante perché adesso vi faccio vedere a cosa serve. E qui abbiamo il file manager, dove va a vedere sia la memoria interna che la memoria esterna, quindi una pendrive inserita nella USB sotto il bracciolo, dove ci sono file video, audio e qualsiasi cosa va a riprodurre. Anche applicazioni si possono installare, ragazzi, in formato APK si possono installare direttamente da qui. Sentite qualcosa di particolare? È la ventola del dispositivo che ritroviamo anche qui, vedete, comando del ventilatore. Qui è sempre accesa in modalità manuale. Se la spegniamo, sentite, si spegne la ventola, ma in questo caso va ad interrompere anche l'uscita 12 volt che va a alimentare l'amplificatore esterno o il subwoofer, la famosa uscita remote, quindi dobbiamo sempre tenerla accesa. Allora vi faccio vedere subito le impostazioni di sistema, quindi di fabbrica, entrando con 4.8, perché la cosa principale che dobbiamo fare è andare ad impostare il tipo di autovettura dove va installato questo Car Tablet nell'auto in questione. Quindi andiamo a scegliere Nissan Qashqai, entriamo con 1, 2, 3, 4, 8 e andiamo su OK. Modello di auto, andando in questo menu possiamo scegliere tutti questi modelli di CAN bus. In questo caso ho scelto simple, Nissan Qashqai anno 817, e impostiamo e determiniamo. In questo caso va a impostare l'opzione appena data. Quando andremo a mettere le retromarce, vedete che esce fuori il parcheggio assistito con le telecamere a 360, anche se non si vedono tutto questo spettacolo, insomma perdono un po' di risoluzione. Altre cose da impostare ve lo faccio vedere subito. Amplificatore tipo interno, quindi interno amplificatore, e dobbiamo mettere come controllo dell'amplificatore fan controller, come vi ho fatto vedere io, che è la ventolina. In quel caso possiamo attivare e disattivare l'uscita, e mostra l'icona dell'applicazione del controllo della ventola. Queste opzioni tenetele a mente perché altrimenti, ripeto, non funziona l'uscita per andare a collegare un eventuale sub o amplificatore. Torniamo indietro e vi faccio vedere anche come andare ad impostare i tasti sul volante. Queste sono le cose più importanti, ragazzi, del Car Tablet, perché altrimenti diventate matti. Questa applicazione per auto. Quando siamo in questo menu possiamo anche attivare il pulsante per le 360. Vi faccio vedere. Basta andare giù in fondo, pulsante mobile panoramico, ed esce fuori questo altro pulsantino fluttuante che ci permette di attivare le telecamere a 360. E da qui possiamo andare a selezionare i tasti sul nostro volante. Se clicchiamo sulla più, qui dobbiamo andare a cliccare poi la più del volante, vedete, e diventa blu. Poi meno, volume meno, andiamo a cliccare sul volume meno,
del volante e diventa blu, e così via dicendo. Possiamo scegliere quelli selezionabili ovviamente di risposta automatica e chiusura della telefonata, e poi andiamo a fare salva, ok, e va a salvare. Quindi quando clicchiamo sul più, vedete, aumenta il volume, quando clicchiamo sul meno diminuisce il volume. Con l'opzione ok, quando siamo in modalità AUX, va ad impostare le varie fonti. Quindi quando clicchiamo ok sul volante, vedete, va a cambiare la fonte, va su audio, poi ancora con ok va sulla fonte video. Questi sono i video che ho nella pendrive. Ancora con ok va su Maps. Altra cosa importante, ragazzi, è impostare questa opzione su dormire per 7 giorni, perché altrimenti ogni volta che spegniamo la nostra vettura e riaccendiamo perde impostazioni. Rilevamento dei fari, attivazione che quando si attivano i fari va in automatico nella modalità notte e abbassa la luminosità, e si accendono anche, ripeto, i tasti laterali touch. Palla veloce, che sarebbe questa qui, questo bottone fluttuante, e c'è un menu rapido. Qui c'è un aggiornamento online per vedere se ci sono aggiornamenti di sistema o di MCU, e il tablet è già aggiornato. Abbiamo la rete, selezione lingua, data e ora, e qui ci sono una serie di informazioni. Android 14, risoluzione dello schermo 1280x720, 4 GB di RAM, processore octa-core da 1.6 GHz. Stop. E poi abbiamo una sorta di DSP, non chiamerei proprio DSP ma un equalizzatore, dai 20 Hz fino ad arrivare ai 20 kHz. Poi abbiamo il miglioramento dei bassi. Da qui possiamo attivare o disattivare il subwoofer, se ovviamente abbiamo installato il subwoofer con gli RCA, e da qui abbiamo le impostazioni che possiamo ascoltare o spostarci la musica, conducente, copilota, insomma una cosa che si trova un po' su tutti i car tablet. Quello che manca, a mio avviso, è una frequenza medio-alta, quindi non riesce a spingere su queste frequenze. Io poi, ragazzi, ho gli altoparlanti originali Nissan Qashqai, non ho sostituito nulla, ho solo aggiunto un subwoofer sotto il sedile, ma provando altri car tablet, e nello specifico il Dasaida, lo so, costa 2 volte tanto, ma il finale audio non ha nulla a che vedere. Ripeto, un car tablet che costa 230 euro, quindi non può eguagliare le caratteristiche di un Dasaida che costa 500 euro. Una volta ci siamo collegati tramite il Bluetooth, vedete che è accesa l'icona al nostro telefonino, possiamo andare in questo menu dove vi ho fatto vedere prima e scaricare la rubrica. Qui ci sono tutti i nominativi che abbiamo in rubrica. Per scaricare la rubrica dobbiamo cliccare su questa icona. Per andare in Android Auto ad Apple CarPlay in questa modalità, io praticamente ho impostato Z-Link in modalità manuale, che quando si connette tramite Bluetooth non parte direttamente Android Auto, ma lo devo far partire io in modo che posso sfruttare il car tablet a mio piacimento. Quindi clicchiamo su Z-Link e vedete che parte Android Auto. Nonostante ha 4 GB di RAM, devo dire che questo car tablet è molto reattivo.
non ha né impuntamenti né lag, è molto fluido. Abbiamo Waze, vedete quanto è veloce ad aprire le applicazioni. Chiama Lucilla. Perfetto, chiamo Lucilla. Tim, messaggio gratuito. Pronto? Sì? Mi senti? Bene. Ehi? No. Eh? Molto, insomma, non è benissimo, eh? Ma anch'io, troppo robotica, non mi piace. Ho provato di meglio, eh. Ehi, guidami a Roma. Navigazione verso Roma. IL fascia verde lungo il Sì, percorso. ok, calcola tutto, però vedete non apre la mappa, quindi per aprire la navigazione che è stata impostata dobbiamo cliccare su Z-Link, quindi entrare in Android Auto, e da qui vediamo che troviamo già il percorso impostato, e così anche per telefonare. Ehi, chiama Lucilla. Certo, chiamo Lucilla. Tim, messaggio gratuito. Ok. Siamo spiacenti. Il suo telefonino non è abilitato alla chiamata richiesta. Perché il comando al di fuori di Android Auto non lo prende, quindi se non siamo collegati con il nostro telefonino non funziona. Però in questo caso, vedete, utilizzando una SIM dati possiamo anche sfruttare insieme Android Auto e avere sempre la connessione internet. Ma ciao amici, come state? Spero benissimo, buon 2025 a tutti voi e speriamo che questo nuovo Ok. anno ci porti veramente Allora, tanta se serenità io e salute. stoppo adesso e torno alla home e riapro praticamente Z-Link, vedete che sono in Android Auto, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare contemporaneamente queste due cose, perché se utilizziamo solo l'hotspot del nostro telefonino, quando entriamo in Android Auto va a scollegare la connessione. Allora, queste sono, ripeto, tutte le applicazioni. Vedete anche il launcher molto fluido, non ha lag, non si impunta. Il display è un 160 dpi, 58 Hz di frequenze di aggiornamento e una risoluzione 1280x720. Il sistema Android è un Android 14. Come vi dicevo, la memoria installata è un 4 GB. Questo è il risultato di Antutu, già testato. Per quanto riguarda il modulo DAB che ho installato, ragazzi, non è né più né meno come gli altri, quindi come ricezione possiamo scaricare l'applicazione DAB-Z dal Play Store e andare ad ascoltare la radio in digitale, RDS, M2O, R101. Ovviamente quando accendiamo le luci va in modalità notturna, quindi diventa lo schermo nero. Possiamo impostarlo anche di default nero o bianco. Io l'ho impostato in automatico e quando si accendono e si spengono le luci cambia la modalità, in modo che così di notte non ci dà fastidio. Per quanto riguarda la radio FM normale RDS, è uguale agli altri car tablet cinesi, ragazzi, non è tutto questo spettacolo, anche graficamente non mi fa impazzire, insomma. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Riassumiamo brevemente le caratteristiche di questo nuovo car tablet della Esure. Cosa mi è piaciuto? 1. Sicuramente il display con risoluzione 1280x720, si vede benissimo per il costo che si paga questo car tablet. 2. Fluidità e velocità generale del sistema, anche avendo 4 GB gira molto veloce e fluido. La terza cosa è che possiamo utilizzare una SIM dati nell'adattatore del car tablet per poter sfruttare contemporaneamente Android Auto e le applicazioni che necessitano di internet come YouTube, Netflix. Ovviamente ci sono anche delle cose che devono necessariamente essere sistemate. La prima in assoluto è il parcheggio assistito. Ragazzi, ho provato tutte le modalità all'interno del modulo CAN bus, quindi tutte le opzioni possibili e tutte le Nissan possibili per sfruttare il parcheggio assistito, ma non funziona. Esce fuori la scritta, ma quando clicchiamo
sulla PA, parcheggio assistito, a volte accenna a partire, ma non ci sono i comandi per realizzare proprio l'operazione, quindi rimane le telecamere accese a 360 e bisogna spegnere e riaccendere l'auto. La seconda cosa sono le telefonate in viva voce, non mi piacciono assolutamente, ragazzi, dall'altra parte ci sentono male, io sento in maniera robotizzata la voce all'interno della tua vettura, non mi piace. E la terza cosa è il finale audio. Lo so, voi direte, stai parlando di un car tablet che costa 230 euro. Ecco perché vi sto dicendo che se cercate un prodotto per ascoltare la musica in generale in maniera cristallina, non ci vuole un orecchio assoluto per capire che questo car tablet non è idoneo. Detto questo, spero che la recensione vi possa tornare utile. Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa nel frattempo, quindi vi chiedo di lasciare nei commenti qualsiasi dubbio, perplessità, consigli, insomma lasciate delle richieste intelligenti, ragazzi, non mi lasciate commenti che mi fanno cadere le braccia. Ormai lo sapete quanto tempo mi ci vuole per realizzare un video, perché sono video un po' approfonditi, vado proprio a testare il prodotto più che recensire, proprio per farvi capire se il prodotto è idoneo per le vostre esigenze, ma soprattutto se funziona bene o meno. Quindi cercate di essere onesti con voi stessi. Come al solito qua sotto vi lascio tutti i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete per chi vorrà acquistarlo. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, grazie di cuore, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo di potermi supportare e sopportare ancora a lungo termine, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione a Francesco, ciao belli, vi voglio bene, alla prossima, mi raccomando